pioneer, born at the end of the 18th century, buried beneath that pyramid when he died in 1871. Fürst Pückler was a man with a vision, decades ahead of his time. He traveled extensively throughout Europe and North Africa. He was a writer, a liberal thinker. He had no children, but appears to have left that pioneering spirit to the people of Cottbus. Cottbus, a town with a tradition for innovation, first movers, Olympic champions. This is kind of like a walk of fame, where we can read the names of the 23 Olympic medal winners the town boasts. And this is Ronny, the Cottbuser Postkutscher, quite an institution here in town. A walking Wikipedia with a wealth of anecdotes. Morgen. Guten Morgen, Karin. Okay. Lass mich dir meine Stadt zeigen, komm. Ja. Cottbus war ursprünglich eine alte Tuchmacherstadt. Und wir laufen hier direkt an der alten Stadtmauer entlang. Damals gab es hier Dutzende von Schornsteinen, die gequalmt haben. Und wir, Cottbus, haben unsere Tücher, Stoffe und Teppich in der ganzen Welt verkauft. Nicht nur die Unternehmer machten sich Gedanken um ihre Stadt, sondern auch die Stadtväter. Und Paul Werner, unser Bürgermeister, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, hatte die Vision, Cottbus zum Oberzentrum der Lausitz zu machen. Und er entwickelte die Idee einer elektrischen Straßenbahn, die durch Cottbus fuhr. Das war innovativ, das war neuartig. Und dazu musste er dieses Elektrizitätswerk bauen. Und damit wurden die Städte rundherum ausgestochen? Ja, die Konkurrenz war ausgestochen, aber nicht ganz. Und er hatte noch eine andere Idee hinterhergeschoben und hat ein großes Stadttheater mitten in die Stadt gebaut. Mit der Oper, dem Schauspiel, dem Ballett und der Sinfonie. Eine gewinnende Kombination, also Technologie und Kultur, die Menschen ansehen. Genau. Karim, ich zeige dir jetzt das größte Zukunftsprojekt der Stadt Cottbus. Die moderne Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft. Führt somit die Stadt die Gestaltungsarbeit von Pückler weiter? Genau. Wir schlagen eine Brücke von Pücklers Arbeit zur modernen Herausforderung der Landschaftsgestaltung, wie hier die Füllung einer ehemaligen Tagebaugrube zu einem Naherholungssee. 20 Quadratkilometer Wasserfläche. Und hier drüben siehst du die Kaimauer, ein Hafen entsteht, Kinder gehen baden und Segelboote stechen ins Wasser. Und zwischen dem See und Cottbus entsteht das größte Hafenquartier Cottbus. Super. Das sieht so futuristisch aus. Genau. Dies ist das letzte Gebäude, welches ich dir zeigen möchte, Karim. Das ist das Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum der Brandenburgisch-Technischen Universität. Wenn du willst, kannst du hier studieren kommen. Tolle Idee. Also, vielen Dank, Ronny. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. With the increasingly urgent need to switch from fossil fuels to natural gas, the Stadtwerke Cottbus made a call for tender. Amongst the majority of German respondents, the Italian 𝗖cie consortium was one of the few providing EPC contracting capabilities, as well as the engine technology supplied by INEO. Let's find out what tipped the balance in favor of the 𝗖cie consortium. Was it price, competence, or were there other factors involved? La partecipazione al progetto di Cottbus è il frutto di una decisa volontà di Cefla di internazionalizzare le proprie attività nel settore della cogenerazione con grandi motori a servizio delle reti di teleriscaldamento. Abbiamo cominciato con un'attività di sviluppo commerciale presso i principali operatori energetici della Germania. Fin dalle prime fasi abbiamo riscontrato un considerevole interesse e questo ci ha spinto ad ampliare la nostra rete di collaborazioni sul mercato locale, con operatori locali quali società di ingegneria, fornitori di tecnologia, costruttori di impianti. In pratica abbiamo cominciato a fare conoscere il nome di Cefla in Germania. Da questo lavoro di semina sono arrivati i primi inviti per partecipare ai tender, tra cui quello di Cottbus. Abbiamo partecipato prima a una fase di selezione e prequalifica per poi essere invitati al tender vero e proprio.
A questo punto abbiamo composto la nostra squadra grazie alla partnership con Atzwanger, che ha collaborato con noi dalle prime fasi della procedura fino alla aggiudicazione finale del contratto. Bene, a questo punto ascoltiamo le persone direttamente coinvolte in questo progetto fino al discorso finale del nostro cliente. Well, from a cultural and linguistic point of view, Atzwanger is the element in the consortium which bridges the gap. Indeed, we work in German, and therefore there is no barrier between the customer and the consortium. However, this brought us only into the competitive arena of potential suppliers, and then we had to win the deal. Winning the deal was through better project design, a better price, and a very welcome degree of flexibility in accepting certain contractual clauses. But Christoph underlines another aspect, which may really have been the tipping point. Our strategy is to involve the local economy as much as possible. Indeed, 30 to 40% of the entire project value stays in Cottbus with local suppliers. Working for the local community, however, does not stop with the power plant. We ensure that the benefits stay where the business is. Now, Germany depends for 37% of its energy requirements on coal and brown coal. So the challenge is on to shut down all the coal-fired power plants by the year 2038. As usual, Germany leads the way in Europe, as the entire continent will have to move towards zero emissions. But what does this entail for Germany? We asked Claudio Modelli, Sales Area Manager with Cefla Engineering. Entro il 2038 tutte le 148 centrali a carbone ancora in servizio nel Paese saranno spente. Per fare ciò il governo tedesco ha stanziato 40 miliardi di euro di aiuti strutturali ai Länder. La transizione verso economie sostenibili sarà possibile con un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili e con l'adozione di tecnologie di risparmio energetico. This is the direction Cottbus has taken. Nothing courageous about this step, simply the spirit of the town, its people, and its utility, the Stadtwerke Cottbus, that have decided to lead the way in decarbonisation. So let's find out what that step is. Cottbus ha scelto il gas naturale e la cogenerazione per ridurre il proprio impatto ambientale e fornire ai propri cittadini energia elettrica ed energia termica che andrà a alimentare la rete di teleriscaldamento della città. Il nuovo impianto di cogenerazione andrà a sostituire la vecchia centrale alimentata a lignite e sarà in grado di produrre 50 MW di potenza elettrica e 50 MW di potenza termica. E potrà soddisfare il fabbisogno di 10.000 abitazioni e ridurre le emissioni di più di 100.000 tonnellate all'anno, evitando un consumo di 25.000 tonnellate all'anno di lignite. Impressive figures. But what is used in place of brown coal? You can't generate energy out of thin air. La risposta è il gas naturale, con una maggiore intensità energetica rispetto al carbone e al petrolio e in grado di contenere le emissioni inquinanti. Le emissioni di gas serra sono il 40% inferiori rispetto al carbone e potranno ulteriormente migliorare grazie alla straordinaria efficienza della cogenerazione. So there you have it, natural gas and cogeneration technology. This is the winning duo that will enable Cottbus, Germany, and the rest of Europe to move towards that ambitious goal, an efficient, highly reliable technology which will accompany us into a cleaner, better world. Kommt für eine Pause. Trinken wir einen Kaffee. Vielen Dank, wir kommen gleich. Super. Cogeneration technology has been around for some time, and Europe is witnessing more and more combined heat and power plants, boasting efficiencies in excess of 90% as the technologies involved are fine-tuned by the experts. Legislation
also exists to regulate these plants, for example, Germany's 𝗳𝗃𝗄𝗿𝗄𝗄𝗿. Understanding these laws and abiding by European directives is straightforward. What is not so easy is transforming an obsolete power plant supplying an existing district heating network into a highly efficient, extremely flexible plant without any glitches or service interruptions. Marco Barnabé, Technical Director at Cefla Engineering, tells us how seamless integration was achieved. La complessità sta nell'integrazione di nuovi impianti in contesti esistenti. Da un lato la centrale di cogenerazione nuova con i sistemi di accumulo termico, dall'altro la rete di teleriscaldamento e gli impianti esistenti. E non mi riferisco solo alle operazioni di tie-in, ma allo studio che viene a monte per progettare accuratamente ogni dettaglio. Insieme al cliente abbiamo studiato il funzionamento della nuova centrale prendendo in considerazione tutti gli aspetti funzionali degli impianti esistenti, del sistema di mantenimento pressione, della rete di teleriscaldamento e del sistema di pompaggio. Abbiamo inoltre eseguito consistenti modifiche al sistema di media tensione dell'impianto esistente. Abbiamo inserito 2 partenze per l'allacciamento del nuovo impianto, 2 𝗚ิ limiters e un quadro a doppia baratura con gli interruttori dei generatori. Many such tailored solutions were implemented to provide maximum flexibility for the customer, especially in view of legislation which bans the wasteful dissipation of heat. La flessibilità è un tema fondamentale. Oggi il cliente può produrre energia elettrica in funzione delle richieste del mercato e quando non serve energia termica, prodotta e recuperata dai cogeneratori contestualmente all'energia elettrica, la si può accumulare nei serbatoi senza dissiparla. Si può utilizzare l'acqua calda già accumulata in un secondo momento, magari quando la produzione di energia elettrica non è necessaria o non è conveniente. Flexible, economically viable, and able to respond immediately, providing energy on demand. Now let's take a closer look at what the consortium did to make plant operation so flexible. Abbiamo elaborato le logiche di regolazione per ottimizzare la gestione dell'impianto, tutte perfettamente integrate con l'impianto esistente. Abbiamo progettato e fornito quadri di controllo con aiore motate e le logiche di regolazione sono state inserite nel DCS esistente. L'interfaccia operatore sarà pertanto molto intuitiva perché è inserita nel sistema di supervisione già in uso al committente. Offrire questo livello di funzionalità e di semplicità d'uso non è mai scontato. Wir sind hier nun in 𝗃𝗏𝗏 in Österreich bei einem aufschlussreichen Besuch bei einem der wichtigsten Partner für die 𝗃𝗏𝗏 Gasmotorentechnologie INIO. Hier sprechen wir mit Thomas Seber, der Sales Leader J920 des Unternehmens, um herauszufinden, warum 𝗃𝗏𝗏 Motoren die beste Lösung sind. In einem Kraftwerk werden Gasmotoren hauptsächlich zur Stromerzeugung genutzt. Durch den Einsatz von Gasmotoren in einem Blockheizkraftwerk bzw. in einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage kann neben dem Strom auch die Abwärme genutzt werden. Diese Abwärme kann direkt für den Eigenbedarf verwendet werden oder eben in das öffentliche Fernwärmenetz eingespeist werden, um anliegende Krankenhäuser, Wohnhäuser oder dergleichen mit Wärme zu versorgen. Das Gasmotorenkraftwerk in Cottbus kann somit über 100.000 Haushalte mit Strom und Wärme versorgen. Im Vergleich zur Herstellung von Strom und Wärme in separaten Prozessen wird dadurch 30% des Brennstoffes eingespart. Dies trägt dazu bei, den Strom und die Wärme für die Cottbuserinnen und Cottbuser bezahlbar zu halten. Im Vergleich zu dem mit früher Braunkohle befeuerten Teil der Anlage werden bis zu 100.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Dies entspricht dem CO2-Ausstoß pro Jahr von rund 50.000 Autos. Damit trägt das Gasmotorenkraftwerk zu einer klimafreundlichen Energiezukunft in Cottbus bei. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten der umweltfreundlichen Energieerzeugung. Aber kann man sich immer auf diese verlassen? Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind- oder Solarenergie unterliegen aufgrund der unterschiedlichen Wetterbedingungen sehr starken Schwankungen und sind somit nicht zu jeder Zeit verfügbar. Die Speicherung von Energie zum Ausgleich dieser Schwankungen ist derzeit leider nicht möglich. Genau deshalb sind schnell startende Kraftwerke nötig, um diesen Ausgleich zu schaffen. Die 5 𝗃𝗏𝗏
J29 Flextra Gasmotoren können innerhalb von 3 Minuten auf 50 Megawatt Leistung hochfahren und tragen damit zur Netzstabilisierung bei. Das Heizkraftwerk trägt somit zur sicheren Energieversorgung in Cottbus bei. Die 𝗬𝘂𝘁 Gasmotoren wie diese hier in Cottbus können in Zukunft auf den Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden, sobald Wasserstoff in den benötigten Mengen verfügbar ist. Bei dem Betrieb mit Wasserstoff hingegen werden dann keine CO2-Emissionen anfallen. Somit ist ein Gasmotorenkraftwerk eine nachhaltige Investition in die grüne Energiezukunft. '2020 and 2021 haven't been easy years for anybody. A global health crisis, economic hardships, difficulties moving goods from one place to another. But nothing stood in the way of the teams working on the building site. Not even the below zero temperatures and heavy snowfalls over Cottbus in the winter. Sì, non ci siamo mai fermati nonostante qualche imprevisto, anche se gli imprevisti su cantieri di queste dimensioni sono da tenere in conto. Quello che è da sottolineare è il grande lavoro di squadra che c'è stato tra noi e i vari fornitori di varie nazionalità e culture, e soprattutto la collaborazione tra mondo tedesco e mondo italiano, dove da una parte si ha il pragmatismo e la precisione tedesca con la fantasia e l'inventiva italiana. Questi due elementi insieme hanno portato a risultati di eccellenza. Well, no one knows better than 𝗍𝘂𝘁𝗁𝗍𝗂𝗍, construction project manager with Cefla, of the challenges faced over these 2 years. Forse la sfida più importante è stata l'allaccio all'impianto esistente, dove sono state necessarie delle modifiche e dei cambi strutturali, elettrici e di opere civili importanti. Tutto questo però garantendo l'esercizio della centrale esistente, ed è stata veramente una sfida importante. È stato fondamentale il rapporto stretto tra ingegneria Imola e cantiere, e anche il rapporto intenso tra cliente e cantiere sempre, per riuscire a trovare soluzioni ottimizzate e ridondanti per garantire la massima disponibilità dell'impianto e rendere agevole e veloce la manutenzione. Questi erano gli aspetti sui quali il cliente si era particolarmente sensibilizzato, e questi 2 punti li abbiamo sicuramente soddisfatti. Adesso che l'impianto è entrato in funzione possiamo essere fieri della flessibilità con la quale il cliente potrà gestire la centrale. Una centrale che consta di 32 modalità di gestione dell'energia termica e 11 modalità di gestione dell'energia elettrica. 15 serbatoi di accumulo dell'acqua surriscaldata che può essere ceduta in rete nel momento in cui l'utenza ne ha effettivamente bisogno, e questo anche in presenza di motori fermi. Questo consente che l'energia prodotta venga utilizzata nel momento opportuno senza che nulla vada sprecato. These 15 heat storage tanks are 30 meters tall. It took 8 kilometers of scaffolding to erect them and paint them. Each of the 5 10 megawatt gas engines weighs 180 tons. And a lot more was shipped here from around Europe and installed. And this stuff isn't Lego. Cefla's civil engineers have taken care of everything, from excavation and foundation work to reinforcing the terrain and providing the necessary structure to connect the pipes carrying superheated water to the district heating network. Now, before recapping the project, we put a couple of questions to 𝗍𝘂𝘁𝗍𝗿𝗏, Managing Director of Stadtwerke Cottbus, the town's utility. Now listen to how he describes the benefits this new power plant will bring to the citizens of Cottbus. Unser Kraftwerk befindet sich in Mitte der Stadt Cottbus mit ihren 100.000 Einwohnern. Das bedeutet, dass der Betrieb unserer Anlage direkte Auswirkungen auf die Umwelt einer Großstadt hat. Mit der Umstellung der Erzeugung von der Braunkohle bisher auf moderne BHKWs sparen wir ca. 30% des CO2-Ausstoßes, das sind 100.000 Tonnen pro Jahr. Bedeutet, innerhalb kürzester Zeit verbessern wir die Umweltqualität in der Stadt Cottbus. Hiermit kommen wir den Klimazielen der Stadt Cottbus einen ganz großen Schritt näher. Damit machen wir einfach künftige, bessere Umwelt für die gesamte Stadt. Die letzten 2 Jahre waren aber alles andere als optimal für einen Kraftwerksbau. Neben den normalen Schwierigkeiten aus dem Kraftwerksbau befanden wir uns in einer weltweiten Pandemie. Bedeutet, die Lieferketten
Die gesamte Logistik ist teilweise zum Erliegen gekommen. Es war schwierig, überhaupt genug Mannschaften zu organisieren und an dem Projekt weiterzuarbeiten. Trotzdem stand das Projekt nie still. Die Baustelle stand nie still. Es wurde immer weiter gearbeitet und das Projekt immer wieder vorangebracht. Das war nur möglich, weil alle Beteiligten an dem Projekt eine ganz große Flexibilität an den Tag gelegt haben, sich richtig bemüht haben, mit den widrigen Umständen umzugehen. Jetzt befinden wir uns fast am Ende des Projektes. Und an der Stelle können wir an alle Partner des Projektes einen ganz großen Lob aussprechen. An dieser Stelle Dankeschön. By no means was this a small project, and it will cut CO2 emissions by approximately 100,000 tons per year. Engineering teams on both sides work brilliantly together, a sure sign that Cefla and partners are well prepared for similar projects on the German and European markets. Before leaving you with a look at the new plant, a few words from the three companies whose experience, expertise and technologies made this project possible. This project has certainly consolidated our position in the German market. And as Germany heads the European efforts to reach the climate goals set forth in the 2015 Paris Agreement, we can help local utilities to speed up their initiatives, especially in view of the court ruling in Karlsruhe earlier this year. And with the knowledge of the German market, of the way how things work, and the supply chain that we've created, we're certainly now at par level with national companies. Cottbus has been a key milestone and has provided us with the credibility that we really deserve. 𝗫𝘄𝗲𝗿𝗏 hat bei diesem Projekt gemeinsam mit unseren Konsortialpartnern Cefla und Atzwanger die Stadtwerke Cottbus auf diesem Weg zur Klimaneutralität unterstützt. Wir freuen uns, mit diesem Kraftwerk die schwankende Erzeugung von PV- und Windenergie auszugleichen und gleichzeitig den Bürgern und der Industrie von Cottbus sichere und bezahlbare Wärme und Strom zur Verfügung zu stellen. Il progetto della nuova centrale di teleriscaldamento di Cottbus rappresenta per noi di Cefla un primo passo verso l'internazionalizzazione, oltre a consolidare la nostra esperienza trentennale nel settore dell'energia. Indubbiamente è stato importante coinvolgere dei partner affidabili che fossero elementi di unione tra le culture italiana e tedesca. Per questo abbiamo scelto di farci affiancare da due realtà come INO ed Atzwanger. Questa prima esperienza ci ha inoltre motivato ad acquisire uno studio di ingegneria in Germania, già ben conosciuto su questo mercato, così da poterci proporre come 𝗖cie𝘁𝗁𝗿𝗏 internazionale e localizzarci al meglio su questo territorio. Questo progetto ci ha fatto crescere in termini di consapevolezza ed affidabilità. Siamo pronti ad affrontare nuove opportunità, orgogliosi di dare il nostro contributo per la tutela dell'ambiente, migliorando così la qualità di vita delle persone. Innovation is an attitude. Efficiency and sustainability are objectives. Clearly, whichever way you look at it, there is an unquestionable bond between the future-oriented spirit of this town and the new combined heat and power plant. In Cottbus, tomorrow's world is already brighter. And where next?